Le favole parlano il linguaggio dell'anima, risvegliano in noi la quintessenza del bambino interiore, quella parte coraggiosa e determinata che affronta ogni sfida con forza incondizionata. Da bambini imparavamo che ogni ostacolo nasconde una lezione preziosa. E anche oggi queste storie ci ricordano una verità profonda. Il cammino dell'eroe è anche il nostro cammino. È il coraggio di sognare, la resilienza di rialzarsi e la forza di credere nel lieto fine. Resilienza. Benvenuti a tutti in un racconto senza tempo di saggezza e lezioni di vita. In queste affascinanti piccole storie ci imbarchiamo in un viaggio che rivela le insidie del tentativo di accontentare tutti intorno a noi. Scopriremo che la forza di reagire e di combattere è sempre presente dentro di noi, ma soprattutto che con umiltà a piccoli passi si possono raggiungere traguardi inaspettati. Mettiti comodo, iscriviti al canale, commenta e condividi accompagnandomi in questo miracoloso mondo. Vivi per te stesso, non per gli altri. C'erano un vecchio e un ragazzo che lavoravano in una fattoria. Il proprietario della fattoria disse loro di andare in città e comprare del grano per gli animali con l'aiuto di un asino. Iniziarono il viaggio verso la città. Il ragazzo cavalcava l'asino mentre il vecchio camminava accanto. Lungo il tragitto, un uomo che conosceva sia il ragazzo che il vecchio disse loro: Guardate, il vecchio sta camminando mentre il ragazzo cavalca comodamente. È un peccato. Pensando che avesse ragione, decisero di cambiare posizione. Ora il vecchio stava cavalcando e il ragazzo camminava accanto. Poi incontrarono una signora che rimproverò il vecchio. Non hai un po' di buonsenso? Hai fatto camminare il ragazzo e ti stai godendo il giro sull'asino. Sentendo questo, decisero di camminare entrambi. Poco dopo passarono davanti a un negozio e si fermarono per bere un po' d'acqua. Il proprietario del negozio disse loro: Siete stupidi o cosa? Avete un asino su cui cavalcare e comunque camminate entrambi. Così decisero di cavalcare entrambi l'asino. Poco tempo dopo incontrarono un gruppo di persone che li rimproverarono entrambi. Non avete alcuna pietà, state mettendo così tanto peso sul povero asino. Così l'uomo e il ragazzo scesero e iniziarono a discutere. A questo punto decisero di prendere l'asino in spalla e di camminare. Stavano lottando, poiché l'asino era pesante da trasportare. Arrivarono vicino a un piccolo ponte su un fiume e mentre lo attraversavano persero la presa sull'asino che cadde nel fiume e annegò. Vedendo l'asino annegato, la gente iniziò a criticare sia il vecchio che il ragazzo. Nella tua vita incontrerai molte situazioni e persone che ti spingeranno ad accontentarle. Se lo fai, però, dovrai affrontare le conseguenze. Ricorda che non puoi accontentare tutti in ogni situazione. Dai importanza solo allo scopo e a ciò che è realmente necessario per quella situazione e attieniti a quello. Non devi cambiare te stesso per compiacere qualcuno. Sei perfettamente degno così come sei. Una delle lezioni più difficili da imparare è che non importa quanto tu sia una brava persona, empatico o disponibile, alcune persone semplicemente non ti apprezzeranno mai. Quindi, lascia che oggi sia il punto di svolta in cui smetti di vivere per l'applauso degli altri e inizi a vivere per la realizzazione del tuo scopo. Combatti per i tuoi obiettivi. Una volta un giovane chiese a un uomo molto saggio qual è il segreto del successo. L'uomo gli disse: «Se mi incontrerai domani sera sulla riva del fiume, allora ti rivelerò il segreto del successo». Così il ragazzo iniziò ad attendere con impazienza, sperando che la sera arrivasse presto per poter finalmente conoscere quel segreto. Non appena arrivò la sera, il ragazzo corse alla riva del fiume e trovò l'uomo ad attenderlo. L'uomo portò il ragazzo dentro l'acqua e il ragazzo, confuso, non riusciva a capire cosa stesse accadendo o come avrebbe potuto scoprire il segreto del successo lì, in acqua. All'improvviso, l'uomo lo spinse sott'acqua. Dopo un po', il ragazzo iniziò ad ansimare e cercò di risalire, lottando per l'aria. Quando iniziò a divincolarsi disperatamente, l'uomo lo riportò fuori dall'acqua e il ragazzo tirò un sospiro di sollievo. L'uomo gli chiese: «Cosa ti passava per la testa mentre eri sott'acqua?» Il ragazzo rispose: «Pensavo solo di respirare, di fare qualsiasi cosa per riuscire a prendere fiato». Allora l'uomo disse: «Questo è il segreto del successo.
Quando desideri ardentemente raggiungere un obiettivo, otterrai sicuramente successo. A volte avrai visto bambini che si impegnano al massimo per ottenere qualcosa, piangendo e lottando finché non ci riescono. Dovremmo imparare lo stesso da loro. Con un po' di pratica inizieremo a ottenere successi nelle piccole cose e quando avremo successo in quelle, un giorno raggiungeremo sicuramente anche i nostri obiettivi più grandi. Anche un viaggio di milioni di chilometri inizia con un piccolo passo. Continua a muoverti in avanti, proprio come il giovane che lottava disperatamente per l'aria. Il successo richiede un forte desiderio e uno sforzo costante. Non farti ingannare dall'idea del successo dall'oggi al domani. I grandi successi derivano dal lavoro giorno dopo giorno. Ogni piccolo passo che fai, come praticare un'abilità o completare un compito, ti avvicina ai tuoi sogni. Ricorda che anche i viaggi più grandi iniziano con un singolo passo. Quindi, continua ad andare avanti, continua a impegnarti e non perdere mai di vista ciò che vuoi ottenere. Più ci lavori, più ti avvicinerai a quella sensazione di aver finalmente raggiunto la superficie e poter fare un profondo respiro di successo. La umiltà e fondamentali piccoli passi ti porteranno i risultati da gigante. C'era una volta, in un regno governato da un re saggio e maestoso, una bellissima pietra che prometteva di diventare una gloriosa statua del signore Vishnu, il protettore e il mantenitore dell'equilibrio nell'universo, secondo l'induismo. Egli rappresenta la preservazione dell'armonia universale e la protezione che nasce dalla fede incrollabile. Vishnu non combatte con forza bruta, ma con saggezza e resilienza, incarnando l'idea che anche i più grandi ostacoli possano essere superati con calma e umiltà. Vishnu ci insegna che il vero successo viene da chi è capace di affrontare le sfide con pazienza, determinazione e fiducia nella propria capacità. Ci invita a riflettere su un concetto profondo. Spesso la chiave per risolvere i problemi non è cambiare gli strumenti, ma cambiare il modo in cui li utilizziamo e, soprattutto, non perdere mai la fiducia in ciò che possiamo fare. Quando un visitatore straniero regalò questa pietra al re, una visione di maestria divina gli venne in mente. Pieno di gioia, il re affidò il compito di realizzare questa magnifica statua al suo fidato ministro generale. Il ministro generale, a sua volta, cercò il miglior scultore del villaggio e gli presentò la pietra, insieme alla nobile missione di scolpire la statua del signore Vishnu entro 7 giorni. Impaziente ed entusiasta, lo scultore accettò la sfida, motivato dalla promessa di 50 monete d'oro come ricompensa. Con determinazione nel cuore, raccolse i suoi strumenti, pronto a dare vita alla pietra. Ma quando la colpì con il suo martello, la pietra rimase inflessibile, resistendo ostinatamente ai suoi sforzi. Imperterrito, lo scultore continuò a colpire la pietra con tutte le sue forze, ma questa si rifiutò di rompersi. Dopo 50 tentativi, la frustrazione cominciò ad annebbiargli la mente. Proprio quando stava per arrendersi, una scintilla di saggezza si accese dentro di lui. Con una mente calma e una mano ferma, assestò un ultimo colpo, ma la pietra rimase intatta. Questa volta, però, non esitò a restituire la pietra al generale. Ammise umilmente la sua incapacità di romperla, credendo che fosse impossibile scolpire la forma divina del signore Vishnu. Tuttavia, la storia non finì lì. Un altro scultore, un'anima umile del villaggio, si fece avanti per raccogliere la sfida, con una fede semplice ma incrollabile. Prese lo stesso martello e colpì la pietra, frantumandola senza sforzo. In quel momento il generale realizzò la profonda lezione nascosta in questa storia di perseveranza. A volte il successo non riguarda solo la forza bruta o l'abilità, ma il credere in se stessi, il superare gli ostacoli e avere il coraggio di tentare ancora, anche quando tutto sembra perduto. Mentre il nuovo scultore iniziava il suo lavoro, il ministro generale si rese conto che la vera grandezza non sta solo nel raggiungere il successo, ma nel viaggio fatto di determinazione implacabile e fede incrollabile. E così, con una nuova ispirazione, giurò di affrontare ogni sfida con lo stesso spirito di resilienza. Dentro ogni adulto vive un bambino pronto a lottare per il proprio lieto fine. Qual è la tua favola preferita? Ti ha mai ispirato nella tua vita?
Condividilo nei commenti e scopriamo insieme il potere delle storie che ci trasformano. Spero che tu possa trarre qualche valore da questo video continuando a crescere sempre